Dai vostri commenti su Facebook ho visto che il pantalone palazzo asimmetrico con il nodo in vita vi è piaciuto moltissimo, quindi oggi andremo a vedere come poterlo realizzare. Non è affatto difficile, basta partire da un cartamodello stile pantalone palazzo che troviamo sulle varie riviste, oppure se ce l'avete già ancora meglio. Per 3/4 di maglia uguale e per un lato va applicato il sormonto realizzato, quindi aggiungendo della stoffa in più che può essere più o meno largo a seconda dei vostri gusti. Io l'ho fatto di 15 cm, ma dopo vi farò vedere come poterlo realizzare. Ho utilizzato questa bellissima stoffa color sabbia che è fluente però anche cade bene, mi piace moltissimo. Il pantalone io lo adoro, so già che lo utilizzerò tantissimo. Allora andiamo a vedere subito come poterlo realizzare. Lasciatemi un commento qui sotto, fatemi sapere se vi è piaciuto, soprattutto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, basta cliccare qui sotto e anche sulla campanella per rimanere sempre aggiornati. Solo così potete aiutarmi per far crescere il mio canale. Andiamo subito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Il cartamodello della parte dietro del pantalone rimane esattamente uguale. La parte davanti, la parte di sinistra rimane uguale, la parte di destra dovremo tagliare il cartamodello a metà seguendo la linea del dritto filo. Lasciamo solo un pezzettino in fondo affinché il pantalone rimanga comunque attaccato. Ora questa parte andrà divisa, aperta, della larghezza in cui desidero realizzare il sormonto a seconda dei vostri gusti. Io l'ho fatta appunto di 15 cm e poi sulla carta velina tracciamo il confine di questo nuovo cartamodello, quindi profilo destra e sinistra rimarrà uguale e ci sarà la parte centrale in più che farà parte appunto del sormonto, del ripiego, la parte che andrà piegata. Segniamo anche laddove la stoffa si deve unire, che sarà poi la larghezza totale della parte destra della gamba. Quindi ritagliamo il nostro cartamodello. Adesso io l'ho fatto ovviamente in piccolo per farvi vedere come procedere. I due segni dovranno combaciare e si creerà la piega del sormonto. Possiamo mettere uno spillo. Questa sarà la nostra gamba destra davanti, poi andrà cucito esattamente normalmente come il pantalone, quindi veramente semplicissimo. Quindi iniziamo tagliando la parte dietro del pantalone sul tessuto piegato in doppio, la parte bella è all'interno, lasciando un centimetro e mezzo di differenza come siete abituati per il margine. Allo stesso modo togliamo la gamba sinistra, segniamo ovviamente i vari punti quali le pants e la linea di unione con la parte davanti del pantalone. Adesso devo calcolare quanto largo voglio il sormonto. Io voglio che arrivi a quell'altezza lì e quindi calcolo, questo è 15 cm, devo calcolare ovviamente il doppio perché il tessuto andrà piegato 2 volte, quindi devo aumentare di 30 cm. Apro quindi il mio cartamodello della gamba destra, lo piego o lo taglio come preferite a metà. Io l'ho piegato. Questo andrà disposto solo su un lato ovviamente del tessuto, state attenti a farlo affinché la parte bella sia sulla parte destra appunto del pantalone. Quindi taglio solo il fianco destro, solo un lato, metto ovviamente degli spilli, taglio sopra nella parte della vita, segno i punti di unione con la gamba. Adesso mantengo il punto in fondo centrale, giro dall'altra parte il cartamodello perché ovviamente devo tracciare il profilo dove c'è il cavallo, segno il punto dove finisce il mio cartamodello in alto, tolgo gli spilli. Adesso giro il mio cartamodello dall'altro lato, ripiego questa parte affinché non mi dia fastidio. Se voi l'avete tagliato non avete questo problema. Tengo il punto in fondo dove avevo messo lo spillo e apro quindi il pantalone, l'altra metà, di questi famosi 30 cm che io ho calcolato, ma possono essere anche di più o di meno a seconda di vostre preferenze.
Qui appunto il tessuto non è in doppio, quindi ho aggiunto 30. Adesso fisso il mio cartamodello e questo sarà il telo davanti destra del pantalone. Anche qui ovviamente taglio lasciando il mio margine. Segno i punti di unione anche qui. Qui proseguo con una linea diritta. Segno la parte alta dove finisce il cartamodello. Questi due pezzi andranno quindi uniti. Il pantalone finito sarà largo appunto così come l'altro lato. Aggiungo poi la stoffa per il cinturino e per fare i due nastri, che possono essere quanto alti desiderate voi e quanto larghi. Io l'ho fatti totale 10 cm compresi il margine. Inizio quindi cucendo le pants del lato dietro e del lato sinistro del pantalone, il telo davanti, e dopo proseguo diritto contro diritto, cucio i lati lunghi del pantalone tenendo conto della cerniera sul lato sinistro e l'interno gamba. Vi lascio comunque il link per come procedere per il pantalone palazzo. Inizio facendo la pants, quindi dalla parte alta scendo verso la punta, finisco a niente e faccio un nodo per fermare la pants. Ecco qua cucite le pants. Adesso appoggio appunto diritto contro diritto, lascio lo spazio per la cerniera a sinistra e cucio poi sia la parte esterna che la parte interna della gamba con un punto diritto. Apro poi ovviamente i margini e li stiro e li rifinisco come sempre. Ecco qua, la gamba sinistra è già fatta. Adesso unisco la gamba destra, cucio prima il lato esterno e poi il lato interno spostando appunto la stoffa. Procedo esattamente nello stesso modo. Molto semplice. Ecco qua, cucite le due gambe. Adesso devo cucire il cavallo, quindi inserisco una gamba dentro l'altra, diritto contro diritto, faccio combaciare le cuciture del cavallo e le estremità e cucio tutto il cavallo con un punto diritto. Ovviamente anche qui poi stiro e rifinisco. Ecco qua, cucito il cavallo, non mi resta che attaccare la cerniera e cucire il sormonto aggiungendo la mia striscia. Il sormonto va cucito dalla parte che ho segnato in più, quindi di quei 30 cm vanno cuciti insieme 15 su 15, ovviamente diritto contro diritto. Dispongo dove ho fatto il segno e questi vanno cuciti in più aprendo la parte davanti per inserire il nastro dell'altezza appunto del mio nastro, solo nella parte avanti. Per creare il nastro, che il mio è alto 4 cm, quindi cucio fino lì, apro, inserisco il nastro e cucio il nastro dentro. Per cucire il nastro piego diritto contro diritto la mia striscia, inizio da un lato cucendo anche il lato corto, poi lascio aperto l'altro lato per poter risvoltare. Cucio con un punto diritto. Quindi inizio in fondo, io l'ho fatto a punta leggermente curvo il mio nastro, lascio 1 centimetro di margine, quindi io l'ho fatto largo totale 5 per 2, quindi 10. Quindi con l'aiuto di una penna e una matita rigiro il nastro, lo risvolto, lo stiro e poi vado a cucire comunque la cerniera. Ho messo una cerniera invisibile che si cuce con il piedino specifico. Anche per questo ti lascio il link su come cucire la cerniera invisibile. Inizio quindi da un lato, apro i dentini, arrivo fino in fondo all'apertura e poi cucio l'altro lato, il lato sinistro, dove devo in fondo inserire anche il mio nastro. Lo metto sotto la cerniera in alto, lasciando poi il centimetro in alto dove devo cucire il cinturino. Quindi inserisco il mio nastro verso sinistra, questo è il lato sinistro del pantalone, e poi per inserire invece l'altro nastro nel sormonto
lo appoggio, lascio il centimetro in alto dove andrà cucito il cinturino, apro, dove andrà cucito semplicemente il sormonto, apro, lo posiziono all'interno, il mio sormonto è diritto contro diritto, posiziono il cinturino lasciando il centimetro in alto per poter poi cucire il sormonto. Il cinturino deve essere diritto, non deve essere obliquo, quindi la linea parallela a quella alta. Vado a cucirlo partendo dall'alto e poi finendo a niente sulla stoffa, come se fosse una pence. Lo cucio fino al mio segno, che è la fine appunto della piega del sormonto. Inizio da lì, faccio un punto avanti e indietro per fissare bene la stoffa, poi cucio ovviamente non prendendo il cinturino, solo del centimetro. Arrivo fino in fondo, qua mi giro, cucio il cinturino sopra finendo a niente, e faccio un nodo come se fosse la pence. Ecco qua, cinturino cucito nella piega, cucito sotto la cerniera. Anche il cinturino può essere, sì, il nastro può essere lungo quanto volete. Adesso vado a cucire il cinturino che ho già rifinito e dove ho stirato la frisellina da un lato, l'ho rifinito da un lato con la tagliacuci, ma va bene anche un punto zigzag, e adesso lo posiziono diritto contro diritto tutto intorno, lasciando un centimetro all'inizio e alla fine della cerniera, e laddove c'è il sormonto lascio pochi millimetri per non cucire il sormonto sulla stoffa, e quel pezzo andrò a rifinirlo poi a mano laddove si unisce parte il sormonto. Quindi lì faccio attenzione, non lo cucio, lo sposto verso il basso, salto di un centimetro, poi questo pezzo lo rifinisco bene a mano. Appoggio e cucio tutto intorno al cinturino a un centimetro o quello che avete previsto di margine. Poi sposto i margini sopra il cinturino, che comunque sarà interno al pantalone, no esterno, e faccio una seconda ribattitura in modo da tenere il cinturino all'interno del pantalone. Ecco qua, rifinito, cucito all'interno, finiti i nastri. L'orlo lo potete fare a macchina, a mano, con un punto invisibile, come preferite. Adoro davvero questi pantaloni e oltretutto sono molto semplici da realizzare, perciò li farò in diversi colori. Lasciami un commento, fammi sapere se ti è piaciuto, iscriviti al mio canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!